Ciao a tutti, questo è il 20° video su viaggio in Giappone dopo 5 anni. Io e mio marito siamo a Tokyo e oggi vi farò vedere diversi quartieri partendo da Asakusa, che è situata a est di Tokyo, dove ha mantenuto atmosfera antica e tradizionale, proprio come Ueno e Tsukiji, che sono due zone che vi ho fatto vedere nello scorso video. Un posto più famoso della zona Asakusa è Sensoji, un tempio buddista più antico del Tokyo ed è anche uno dei più conosciuti. L'entrata del tempio c'è famoso Kaminari Mon, la porta del tuono. Il simbolo della porta è un'enorme lanterna di carta dipinta di rosso con caratteri di colore nero. La porta Kaminari Mon insieme lanterna enorme è talmente pittoresco che è un posto che tutti i turisti vogliono fare delle foto. Dopo la porta Kaminari Mon troveremo Nakamise-dori, una strada affollata di negozi. Il Sensoji è un luogo turistico molto frequentato sia dai giapponesi che dagli stranieri, di conseguenza nei suoi dintorni ci sono diversi negozi specializzati nella vendita di oggetti tradizionali della cultura giapponese. In particolare Nakamise-dori è una strada affollata di negozi e tanti turisti comprano souvenir e diversi cibi. Come i spiedini con le palline di mochi, le patate americane fritte e caramellate, i salatini di riso. Altri posti interessanti della zona Asakusa sono Sumidagawa, il fiume Sumida, dove si può ammirare i fiori degli alberi di ciliegio, la fine marzo inizio aprile, e prendere la barca turistica per fare il giro oppure per spostarsi in un altro posto. Asakusa Hanayashiki, che è un parco di divertimento più antico del Giappone. Hoppidori sarebbe la strada di Hoppi, così chiamata in onore della bevanda prodotta con questa birra analcolica e shochu, che sarebbe tipo vodka. Hoppidori è una strada di circa 80 metri fatta con i numerosi locali che viene chiamata izakaya, all'aperto con atmosfera informale dove si possono degustare i spiedini di yakitori, il stufato di manzo parte nervetti e tante altre cose. Hoppi è una bevanda considerata retro e non è facile trovare izakaya che ha Hoppi. Se andrete a Asakusa e siete amanti della izakaya, vi consiglio vivamente di provare uno dei tanti locali di Hoppidori, sarà un'esperienza unica. Per il pranzo abbiamo scelto una trattoria specializzata miso ramen di Isola di Hokkaido, che si chiama Himuro. Abbiamo preso 2 tipi di miso ramen strepitosi e un piatto di gyoza che è altrettanto buonissimi. Abbiamo speso circa 16 euro. Dopo il pranzo siamo andati in un posto che è assolutamente immancabile se sono a Tokyo. Si chiama Kappabashi Dogugai. Un quartiere pieno di negozi che vendono gli attrezzi e gli oggetti per la cucina ed è un paradiso per chi è appassionato di cucina. Maggior parte dei clienti sono ristoratori e lo chef e tante persone appassionate di cucina e in ultimi anni stanno aumentando sempre di più anche i turisti stranieri.
Una quartiere che si può arrivare a piedi da Asakusa e ci vogliono circa 20 minuti, quindi fare una passeggiata è perfetto, ma la fermata che si chiama Tawaramachi di metro linea Ginza è più vicina. Ogni volta che torno in Giappone ci tengo di andare a Kappabashi Dogugai e in passato abbiamo portato in Italia le tazze del tè giapponese, la pentola grande fatta di terracotta che si chiama donabe, la pentola in ghisa per fare i takoyaki, la teiera, le ciotole per il riso, le tazze per la zuppa di miso, i bastoncini, la padella quadrata fatta di rame per tamagoyaki, che sarebbe la frittata giapponese. E questa volta abbiamo portato un vassoio fatto di bimini che userò per somen e zarusoba o usare come un piatto per mettere i onigiri. Avevo già uno più grande e talmente è bello e mi trovo molto bene che ho preso più piccolo questa volta. E 2 mitiche ciotole per il ramen. Ormai tanti di voi mi conoscete come una grandissima appassionata del ramen e usavo sempre una ciotola universale che va bene anche altri piatti di noodles in brodo come la soba e gli udon. Ma questa ciotola è proprio per il ramen e si distingue dal motivo e il disegno del drago all'interno di ciotola e il colore rosso esterno. Sono felicissima di averle portato a casa mia in Italia perché così ogni volta che mangio il ramen con questa ciotola sarà ancora più invitante e sarà ancora più buono. Ora spostiamo ovest di Tokyo, dove viene considerata una zona più moderna, e scendiamo la fermata di Harajuku del treno di linea JR per andare Meiji Jingu, che è un santuario shintoista. Dopo Meiji Jingu si può fare una lunga passeggiata per scoprire la zona Harajuku, Omotesando e Shibuya, che sono delle zone molto amate dalle persone giovani, creative, appassionate della moda. Da Shibuya andiamo a Roppongi. Abbiamo cenato a Roppongi in un ristorante al 54esimo piano del Torre Mori, che è l'edificio più importante di Roppongi, dal quale abbiamo goduto di una splendida vista di Tokyo di notte. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto cliccate mi piace e iscrivetevi al mio canale se siete amanti del Giappone e della cucina giapponese. Ci vediamo presto, ciao a tutti!